Welcome nella casa di Ra, io sono Shams, vi parlo da Luxor e intanto buon anno nuovo, spero che siate entrati in questo nuovo anno con un grande sorriso e vi auguro di continuare, di semplicemente ritrovarvi. Oggi è la nuova luna, 2 gennaio 21 2022. Nuova luna in Capricorno, quindi vorrei vorrei la mia visione di che cosa andremo a lavorare segno per segno questi prossimi 30 giorni. E oggi mi faccio accompagnare da questo cuore che ho ritrovato nel deserto. È vero, voi potreste dire è un cuore di pietra, è un cuore molto importante quando cammino nel deserto e trovo questi segni, o vicino alle piramidi, sto camminando, cammino vicino ai templi e ritrovo molte cose, perché secondo me questo cuore è la chiave di questo anno. Senza questo non riusciremo a fare nulla, dobbiamo veramente metterci in contatto con il nostro cuore, con quello che abbiamo dentro e farci guidare da lui, farci guidare da questo cuore. Quindi per questo oggi volevo iniziare con questo cuore. Oggi non soltanto è la luna nuova, ma oggi apriamo il nuovo anno ed è sempre molto importante per gli oracoli aprire il nuovo anno, perché è come una nuova apertura. Come forse qualcuno sa, per me 1-1 è una data molto importante, è un'apertura di un nuovo gate. Non la cambia, è vero, ma c'è come una nuova chance che ci possiamo dare in questo voltare pagina e ricominciare il numero 1, no? Io ieri sono stata a Karnak nel grande tempio, questo tempio su un tempio dentro l'altro, per iniziare questo anno negli altari sacri, per ricevere la benedizione, per ricevere la forza di questo cuore per continuare, che mi accompagna qui in ogni momento di questa mia scelta. Ci vuole coraggio, è vero, per fare le cose, ma ci vuole coraggio per mettersi in contatto col nostro cuore, questa è la cosa più importante. Quindi oggi apriremo l'anno, vi ricordo che faccio sessioni private, se avete bisogno mi potete contattare online, percorsi, pulizia, tante cose, insomma poi mi chiederete, quindi contattatemi se avete qualche dubbio o avete bisogno di chiedermi qualcosa. E partirei con questo cuore che ci accompagna oggi con le previsioni per l'Ariete, i miei cari Ariete, come dico sempre. Vediamo che cosa porta questa nuova luna in Capricorno per gli Arieti. Qual è il consiglio? Il consiglio è proprio di portare e di darvi il permesso di poter fare non tanto un cambio, ma come un lasciare andare tutto quello che è stato fino ad oggi e permettervi di camminare in qualcosa di nuovo, no? Questo nuovo gate che si apre, no? Di essere assolutamente in armonia con voi e fare forse le cose diversamente, facciamolo diverso, no? Come dicevano. E proprio questa luna vi dice, questa apertura di anno vi dice per gli Arieti, cambia il modo di vedere, guardalo da un altro punto di vista, cambia opinione e ritrova proprio veramente, porta in questo anno, porta in questi 30 giorni di questa luna, dati la possibilità di portare veramente ciò che sai fare, ciò che hai, cioè non inventarti cose che non sono per te, non sai fare, fai quello che sai fare, proprio perché questo ti porterà a poter camminare, a poter iniziare ad arrivare in quello che veramente tu vuoi fare, come se fosse un po' riscoprire veramente, cavolo, ma è proprio questo quello che voglio fare, ok? E proprio cioè come lascio andare il passato, perché va tutto bene così, non ho bisogno di recriminare nulla, non ho bisogno di piangermi addosso e continuare a dirmi se fosse, se potesse, com'era, no, ho bisogno di
andare verso qualcosa di nuovo con una grandissima leggerezza, di cercare ciò che consona con me, che cosa veramente io voglio, che cosa veramente a me piace fare, cosa veramente io voglio portare in questi giorni della luna, in questo nuovo anno. Mm? Proprio voi dovete stare in un amore, quasi come se aveste dentro di voi un grande amore segreto, ma che è per voi stessi, non è fuori, è un amore che è per voi. Quindi portatelo fuori. Fate che quel messaggio che avete qua nella gola, come se aveste un messaggio qui nella gola che deve uscire, proprio potete rompere quel muro del suono affinché possa uscire, e se esce quella voce che voi avete qua, quello che voi volete dire, quella comunicazione che volete portare, è come se voi portaste un grandissimo ordine, vi troverete nella grandissima riuscita, vi troverete che quei segreti che avete tenuto tanto nascosti qua nella vostra gola non hanno più tempo di esistere, perché tutto verrà curato, proprio verrà portato in armonia da un grandissimo cuore, e vi mostrerete come capirete di essere una persona di un certo tipo, cioè vi mostrerete veramente per quello che siete, ok? Quello che avete dentro. E non preoccupatevi se le persone sono gelose, non preoccupatevi delle gelosie, non preoccupatevi degli ostacoli, sono solo dei piccoli ostacoli che dovete semplicemente superare per andare oltre. Questa comunicazione è veramente molto importante, ok? E vediamo quali sono per voi gli aiuti, perché ormai gli aiuti sono indispensabili e non possiamo fare a meno di non avere gli aiuti. Aiuto per l'Ariete. È la creazione della sacra proposta, è l'unione tra la terra e il cielo, l'unione di Nut, la dea del cielo, che alla notte il suo corpo si riempie di stelle, al mattino mangia il sole passa tramite tutto il suo corpo e la sera lo partorisce, e di Geb che la sostiene da sotto, quindi l'unione tra il cielo e la terra. E voi siete qua in questa grandissima proposta divina, e anche una proposta divina per riunire tutto quello che è la vostra famiglia, le persone che amate. Le famiglie non sono soltanto le persone della famiglia, ma sono anche persone che incontriamo e che diventano famiglia, quindi che si riuniscono in una proposta divina, una proposta sacra, incontrarci e poter condividere insieme tutto quello che ci arriva. Grazie Arieti. Passiamo al miei cari amici Toro, che si lamentano sempre, dicono che ce l'ho con loro, ma io non ce l'ho col Toro, e l'altra mia parte sono Scorpione, e il Toro in fondo ce l'ho lì davanti, sempre. Il Toro deve seguire quello che è il suo sogno. Il Toro ha un grandissimo segreto, ma il segreto per arrivare a quel sogno che volete portare nella vostra vita, che volete manifestare con questa luna in Capricorno in questi 30 giorni, passa da qui, dal cuore. È molto importante che voi siate in contatto con il vostro cuore, che lo aprite, che lo mostrate col cuore, che uscite dalla vostra tana e lo fate vedere e lo portate dentro quel progetto. E per passare questo, quello che vi ho appena detto, voi dovrete affrontare le vostre paure, dovete affrontare la vostra prigionia, quindi uscire da quello che è il vostro sentirvi legati, ok? E perché dovete riconoscere chi siete, dovete riconoscere quali sono i vostri doni, ok? E smettere di rimanere prigionieri di paure o di tante credenze che avete nella vostra testa. Lasciatevi, è come se vi doveste riconoscere, lasciatevi riconoscere, riconoscete chi siete.
Lo so che voi dite so questo, no, c'è qualcosa di molto più profondo che va al di là, e quindi quelle paure lasciatele, perché dovete seguire qualcosa che vi sta chiamando profondamente. Quando lo seguirete, quando vi darete quel permesso di seguire qualcosa che veramente vi sta chiamando, allora in quel momento voi cambierete quel punto di vista e direte cavolo, ma guarda, non ci ho mai pensato, ma era in un altro modo. E dovete proprio avere il coraggio di seguire quella visione e seguirla tagliando ciò che non è più consono con voi. Io proprio c'è bisogno con quel coltello di tagliarlo via e di invece portare armonia, portare un seme, manifestare, portare un profumo dentro quello che veramente vi piace fare. Questo è molto importante per voi, ma tutto passa tramite l'amore, tutto passa tramite il perdono, tutto passa tramite il va tutto bene, non ho sbagliato nulla, sono nella strada giusta. Se anche esco e mi mostro così come sono, non mi succede niente, anzi, sono nell'assoluto amore. Capite cosa vi sto dicendo? So che mi capite, anche se mi dite di no, lo so. Quindi ricordate, toro, cuore, uscite con quel cuore. C'è un cambio, in questo cambio che voi dovete fare, questo lasciare andare è lascio andare i rimpianti, lascio andare perché non ho fatto quello, lascio andare perché devo fare quello. Basta, è andato, cioè stiamo qui e ora dove siamo, e dovete proprio portare nella vostra vita una grandissima leggerezza, ok? E togliervi quella maschera. Voi dovete tirare via quella maschera che vi siete messi, che non fa vedere la vostra luce dentro, e lasciare che la malinconia e i rimpianti se ne vadano via e uscite dalla vostra prigione. Proprio vi è richiesto qualcosa di molto importante in questi giorni, ma è qualcosa che ritrovate voi stessi proprio. Quell'abbattimento morale è per andare verso la vostra riuscita e portarvi armonia. Cioè questo passaggio che vi sto dicendo ora è proprio io porto armonia dentro di me e mi do il permesso di lasciare andare, ok? Per arrivare anche a sanare un problema che avete con le relazioni, un problema che avete nel duale, ok? Voi dovete lasciare andare e darvi il permesso che tutto quello che voi vedete come se fossero le persone che fanno questo, no, è un problema vostro. Voi dovete per primi smettere di lottare, per primi smettere di farvi la guerra, affinché voi possiate andare oltre. E solo in quel momento voi ritroverete anche la pace, quando incontrate l'altro. Spero di essere spiegata. E ora vediamo quali sono gli aiuti. Per i miei amici Toro, l'aiuto per il Toro è Knun, è il creatore della forma, collegato con la terra. Questo è molto importante, dovete ricollegarvi con la terra e ridarvi il permesso di organizzare quei principi, ok? E di tirarli fuori tramite quel cuore, ok? Knun è il dio primordiale, è il dio del Nilo, la Swan, molto importante, il dio delle acque, della terra. È molto importante che vi collegate con questo e ricollegate al ricreare i principi. Questo è molto importante. Grazie amici Toro. Passiamo ai miei gemellini. Abbiamo questa luna in Capricorno. Che cosa dice ai miei gemellini? Qui c'è un cambio di modo di amare. È come se vi stessero dicendo,
che dovete fare un grande cambio nell'amore che dimostrate, nell'amore che portate in ogni cosa. Non è un cambio, è semplicemente un modo di vedere le cose diversamente. Io mi sono reso conto che l'amore è un'altra cosa, mi rendo conto che quell'amore che porto, quell'amore che sento, come lo sto manifestando, lo devo manifestare diversamente. Questo è il succo di quello che mi arriva di questa luna per voi. E anche voi dovete affrontare veramente il vostro mostro più grande, qualcosa che vi tiene assolutamente imprigionato. Qui veramente, gemelli, c'è qualcosa di molto 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 importante da fare. C'è un grandissimo lavoro, cioè io mi sento, sono prigioniero, ma prigioniero delle mie stesse paure. Devo ributtare giù e ricreare quell'ordine che parte da sotto, dai piloni che devo mettere a terra per poter salire. Devo riportare tutto ordine, rimettere a posto quella casa che non è in ordine in questo momento, proprio per ritrovare quella grande visione, quella consapevolezza per poter andare avanti nel mio sogno collegato con il mio cuore. Okay? E per distruggere, per riportare quell'ordine e per rimettere quelle basi, io ho bisogno di trovare un grande coraggio, quindi rimettetevi in contatto con il vostro grande coraggio, ok? E allora in quel momento voi capirete dove dovete andare, voi capirete che cosa veramente, qual è la ricerca che volete portare. E capirete anche che c'è qualcosa che va lasciato andare proprio perché con quella ricerca che voi farete lascerete andare. Perché voi riconoscerete chi siete, voi riconoscerete chi siete, riconosco chi sono io, come voglio essere, e a quel punto voi porterete luce in tutta quella ricerca che farete, voi porterete una grandissima luce, ma è la luce semplicemente di io so chi sono e non ho più paura a mostrarlo, ok? C'è anche un grandissimo messaggio di riuscita per voi in questi 30 giorni di questa luna, in questa apertura di anno. È proprio come se voi doveste ricontattare quel bambino che è dentro di voi, quella leggerezza e quella in spensieratezza, ecco, scusatemi, a spensieratezza proprio per portare una riuscita. E non preoccupatevi, cioè, ci sono delle persone che sono gelose di voi, ma voi lasciate, andate oltre e portate amore, perché quello è semplicemente la loro paura, non è vostra, capite? E attenzione proprio alle gelosie che avete intorno, ma non tanto attenzione, lasciatene andare, perché voi andate oltre, voi scoprirete in questi 30 giorni cose che verranno da chiacchiere di persone e vi arriveranno quelle cose, vi verranno alle orecchie, ma non preoccupate, andate oltre, voi andate per la vostra strada, andate per la vostra strada e continuate questo cammino, perché non c'è nulla che vi sta allontanando da casa, ok? Semplicemente voi dovete semplicemente credere in voi stessi e che le persone che incontrate che cercano di ostacolarvi, non preoccupate, rimanete centrati, rimanete fermi, respirate e poi andate oltre. Andiamo a vedere qual è l'aiuto per voi. L'aiuto per voi è meraviglioso, l'aiuto per voi è Anubis, è l'apertura della strada. Anubis vi sta venendo in aiuto perché vi dice io camminerò con te e io ti aprirò le strade, lui è il guardiano delle porte, quello che apre i cancelli per l'anima per farla passare. E chi è Anubis? Anubis è il maestro del cuore, quindi vi servirà molto questo cuore, quello che ho detto all'inizio, il mio cuoricino.
perché è proprio un'apertura della strada, è proprio il camminare, è come se qualcosa si aprisse, voi potete passare, qualcosa che riconoscerete in questi giorni e che capirete che in questo mese, cioè qualcosa si sta aprendo dentro di voi, non è da nessun'altrissima parte. Ok? Grazie gemellini. Cancro, miei amici cancro, poi mi scrivete, parlavi di me, certo parlo di tutti voi insieme. Cancro, vediamo cosa vi porta questa luna in Capricorno e questa apertura dell'anno. Allora vi porta a riconoscere dove volete andare, qual è la strada che volete percorrere e a riconoscerla con una grande consapevolezza, quindi sarete consapevoli dove volete andare, siete consapevoli di come volete camminare in questa nuova strada. Andiamo per il cancro. Per il cancro è come se voi vi permetteste un nuovo inizio e avete tutto a disposizione, quindi vi date la possibilità di provare finalmente, di aprire un po' quella corazzina e di poter seguire quella visione che avete, di come volete fare le cose, ma di seguirlo collegati al vostro cuore. Questa è la cosa più importante che voi farete, seguirle collegati con il vostro cuore. Però voi dovete proprio portarlo, quel cuore, portare quel perdono assoluto nella vostra vita per tutto quello che avete fatto, per tutto quello che state facendo, per tutto quello che è stato e sarà. State qui ora e portate e dite tutto va bene, tutto è perfetto. E rimango qui e mi connetto a me stesso. E quello che vi viene chiesto è una fede smisurata in voi. Una fede smisurata in quello che veramente dovete fare, in quello veramente che volete portare. È come se in questo momento quella fede deve essere così pura, ma quella fede, come vi dico, è verso di voi, è verso la vostra visione quella fede. E dovete seguirla con una grande lealtà, con una grande verità, ma è la fede verso di voi. Non fatevi abbindolare da false promesse, ma siate veramente ligi a quella fede che è la vostra, non è nessun altro tipo di fede. La fede a voi stessa è quello che portate, quindi se dite una cosa che la volete fare, fatela, seguitela, ok? E fate la vostra ricerca, prendetevi il vostro tempo e ritrovate veramente quello che non è più per voi e lasciatelo andare. E ponetelo in ordine. Perché qui vi è richiesta per fare tutto questo vi è richiesta una grandissima fede in quello che è la vostra visione, ok? E toglietevi le maschere, non pensate che tutti c'erano con voi, non pensate che ci sono delle persone che vi ostacolano, cercate di stare veramente nella semplicità delle cose e andate oltre senza rimpianti e avrete la riuscita, vi troverete anche in mezzo a persone che saranno molto piacevoli, che vi faranno capire quello che voi volete portare, quello che voi volete fare, come se vi si aprissero, no? Degli spunti. E anche se ci sono 3 persone che ogni tanto cercano con chiacchiere eccetera di porre un pochino di nebbia, non preoccupate, voi andate oltre, non fatevi fermare e rimanete proprio in quella grande purezza e siate e seguite quello che è il vostro pensiero, quello che è il vostro sentire soprattutto. Perché solo così potete fare un cambio e passare oltre quei piccoli ostacoli che si manifestano nella vostra vita. E ora gemellini, cancro, scusate, cancro, andiamo a vedere qual è l'aiuto per il cancro.
Per il cancro l'aiuto è le relazioni sacre, quindi è come se voi doveste portare un'armonia in quelle che sono le relazioni sacre nella vostra famiglia, come se doveste riportare l'armonia tra i vostri antenati e tutti quelli che verranno dopo di voi che non conoscerete mai. Proprio se come in questo momento doveste onorarli tutti insieme e ringraziare perché siete qua, tutti quelli che vi hanno passato la vita e vi hanno fatto arrivare fino a questo momento, e ringraziare tutti quelli che verranno dopo. Loro vi ringraziano perché voi in questo momento state aiutando a liberare tutto questo canale col lavoro che state facendo sulla vostra anima, che siete venuti qui a fare. E proprio se vedete questa carta porta Gnun, che è la terra, porta Horus, porta Sobek, il dio coccodrillo, porta la Sfinge, il grande messaggero, e in alto il fuoco di Sekhmet, la dea che porta in testa il dio Ra, è la luce del dio Ra, del dio Sole, e che illumina tutto questo. Questa è una grande armonia tra quello che è sopra, tra il cielo e la terra e tutto quello che è intorno, e noi siamo qui nel mezzo. Quindi riportate quell'armonia, onorate, fate un piccolo rito in cui andate a onorare i vostri antenati, andate a onorare tutti, onorate voi stessi e ringraziatevi. Ringraziatevi per il lavoro che state facendo, e in questi 30 giorni di questa nuova moon siate semplicemente voi stessi. Grazie. Leoncini, andiamo a vedere per il leone che cosa porta questa luna e questa apertura di anno. Il leone si è reso conto che ha cambiato modo di vedere le cose. Se non l'avete ancora visto, lo vedrete molto presto. C'è proprio come una nuova vision, un modo di vedere le cose, un nuovo modo di poter camminare una nuova strada. Vediamo. Allora Leone, voi vi siete resi conto di quanto avete, di quanto conoscete, a che cosa avete nelle vostre mani, e quindi cominciate un po', come dire, a credere in voi, ok? In questo momento dovete semplicemente, avete visto tutto questo e siete un po' come dire wow, ma io sono tutto questo, e quindi vi fermate un attimo e rimanete assolutamente centrati dentro di voi. Guardate, rimanete un po' come canale, come osservatori un secondo, guardate veramente chi siete, cosa avete capito e quanto avete, e rimanete nell'essenza, in quello che c'è dentro, in quello che voi avete scoperto, anche che riuscite a capire nelle persone che incontrate, quello che sentite, quello che dico sempre, sentite, e di questo cambio di opinione non rimanete stupiti e basiti, ah cavolo, fino a ieri la pensavo così, no, anzi siate ben certi e uscite e andate, perché avete molte strade che vi si aprono, però l'unica cosa, dovete stare veramente nell'assoluta leggerezza, non appesantirvi, rimanete in quel sole, riportate armonia intorno a voi e mettete a posto le basi, perché con questa luna vi ha proprio richiesto, questo cambio di opinione che avete fatto, vi ha assolutamente richiesto di riconoscervi totalmente, quindi avete come già aperto una porta, avete già visto chi siete, ma dovete proprio come spalancare totalmente quella porta e vedere veramente chi siete e riconoscervi assolutamente in questi 30 giorni, in questa apertura. Queste altre. In questo periodo ci sarà anche una leggerezza con una persona del cuore, quindi ci sarà qualcosa che si apre anche a livello
del cuore amoroso. Sarà un messaggio di allegria che vi arriverà, proprio qualcosa che vi porterà un respiro di sollievo, in tutto questo, e incontrerete anche delle persone dove starete molto bene insieme a queste persone, e questo vi metterà un po' a pensare un po' a chi siete, un po' a cose, come vi eravate un po' più castrati prima, no? E proprio ci sarà un messaggio di grande armonia, sarà un messaggio di amore, come vi ho detto prima, quindi rimanete nella vostra leggerezza di quel bambino che avete dentro, non fatevi oscurare da nessuno, da occhi indiscreti, lasciateli andare, non vi interessano, non è un vostro problema, è un problema degli altri, rimanete in quello che siete voi e andate veramente avanti, perché c'è proprio una grande riuscita che sta arrivando per voi, ok? E guardate, vi troverete insieme a persone e starete veramente molto bene. Datevi il permesso, leoni, datevi il permesso, e quello che andiamo a vedere è un aiuto. E l'aiuto per voi è la rigenerazione, rigenerate dalle radici e trasmutate tutto in bellezza. Guardate Osiris, Dio che dalle radici porta nell'alto e porta i frutti. Dio Osiris è il dio degli inframondi, il dio per eccellenza, il grande padre, e vi chiede di rigenerarvi, proprio di cambiare delle vostre radici, come se vi doveste rigenerare totalmente, ma rigenerarvi nella bellezza delle cose, nel vedere quanto le cose siano belle, di vedere, di stare proprio nella bellezza, stare nella luce, di stare nel sole, di riconoscere la bellezza che siete. Grazie Leone. Vergine, tutte le mie verginelle del cuore, le penso tutte insieme, ascendenti segni solari, non lo sanno, voi lo sapete. Andiamo per la Vergine, cosa porta questa luna in Capricorno? Questa luna in Capricorno vi chiede veramente di lasciare andare il passato e di iniziare a camminare verso quella grandissima chiamata, e di darvi il permesso di fare questa grande un po' ricerca. Lo so che quando vi dico questo voi mi dite ancora cosa devo vedere. No, non è da vedere, datevi tempo, non dovete correre, avere fretta di tagliare, cioè non fatevi angosciare dai movimenti dei pianeti, di tutto questo che si sta muovendo. Rimanete nella tranquillità, le cose avvengono nel momento giusto, le cose succedono nel momento giusto, quindi è inutile che corriamo, perché se non è il nostro momento inciamperemo e ci fermeremo, ok? Quindi datevi il tempo di riconoscere ciò che veramente è per voi, con amore, come sempre dico. Allora, Vergini, vi si apriranno molte strade, voi potete avere davanti diverse rose di scelte dove starete comunque molto bene, e rimanete nell'essenza, quello che dico sempre, andate dentro, non ascoltate le parole di quello che vi viene detto, perché ancora ci sarà qualcuno con tutte queste strade che vi si aprono, e dovreste stare veramente molto leggeri, credere in voi e andare veramente col vostro cuore dove volete andare, ma ci sarà ancora qualcuno che cercherà di prendervi prigioniero. Non preoccupatevi, rimanete nell'essenza, voi sapete cosa c'è dentro, quindi lasciate l'esteriorità e rimanete in quello che sentite proprio, e lì vedrete qual è la verità, lì vedrete dove siete esattamente. E continuate a camminare nella vostra strada, come vi ho detto all'inizio, cercando ciò che è consono con voi, col vostro tempo, datevi tempo, fermatevi, non correte, per favore, ok? E riconoscete veramente qual è la vostra visione. Quando la riconoscete
integratela dentro di voi, rimanete lì in quel centro, dal cielo e la terra, e quel cristallo che è il vostro cuore trasmetterà, vi farà vedere quella visione. E allora solo in quel momento la strada sarà ben chiara davanti a voi e si mostrerà. E voi la riconoscerete in quel momento, ok? La Vergine. E per la Vergine c'è un cambiamento, un cambio che arriva, e sarà una persona che incontrerete uomo. Guardate, ci sono anche delle possibilità di cambiamenti anche a livello di lavorativo, perché comunque c'è un benessere e un'abbondanza che sta arrivando, proprio con una riuscita in mezzo a delle persone. E sempre però non dimenticatevi in qualsiasi cosa voi fate di portare il vostro cuore, la chiave è il cuore, qualsiasi cosa facciate, anche che voi facciate qualcosa di lavorativo, di business, ponete la vostra intenzione di che cosa voglio creare. Poi è chiaro che sarà un business per il lavoro, ma fatelo con il vostro cuore, fatelo con quello che sentite, ok? Non preoccupatevi se qualcuno è invidioso di voi andate oltre, per favore. Non vi bloccherà quella cosa lì, la vedrete e voi andate avanti. Avete veramente una riuscita e sarete in grado di superare veramente i piccoli ostacoli. Proprio con una grande leggerezza ci sono delle nuove cose che si mostrano per voi e ci saranno anche molti messaggi, molte proposte che vi arriveranno, quindi datevi tempo, Vergine, per favore, ok? Datevi tempo, ma connettetevi con quel cuore. Vediamo qual è l'aiuto per le mie verginelle. Wow, è l'ibis, è l'elemento dell'aria, quindi è proprio la leggerezza. Permettetevi di volare, permettetevi di prendere, come vi ho detto prima, la leggerezza del camminare nuove strade, permettetevi di prendere quel respiro e poter essere leggeri e di volare come questo meraviglioso ibis bianco. Questo è molto importante, quindi ricordatevi, siate leggeri, non appesantitevi, verginelle, voi sapete perché vi dico questo. Grazie vergini. Bilancia, queste bilance, vediamo un po'. Cosa porta questa luna per la bilancia? Bilancia, qui vi è richiesto un cambio, vi è richiesto proprio di tagliare con qualcosa di vecchio e portare armonia nella vostra vita, come di riaprire le finestre, portare tutto in ordine, cambiate i mobili di casa, cioè spostate le cose, trovate quell'armonia dove state comodi. Portatela dentro, che non è un buonismo del tutti bene, nessuno litiga, no, è proprio io sto bene qua, ok? È proprio quello che vi è richiesto, è di lasciare andare qualcosa che ormai ha finito il tempo e c'è qualcosa che vi sta chiamando oltre, c'è un'apertura che vi è arrivata, qualcosa che voi avete riconosciuto e che state già entrando in questo nuovo cammino ed è molto importante questo per voi, quindi abbiate il coraggio bilance, di camminare e riconoscere la vostra visione in questo nuovo cammino, quello che io voglio portare, voglio arrivare là, quello è l'obiettivo, questo è molto importante, per favore, abbiate il coraggio di poter andare in quella direzione, proprio perché troverete la consapevolezza connessi con il cuore e riconoscere qual è quel sogno dove volete veramente andare,
che cosa volete veramente creare con una grandissima armonia. Quindi abbiate il coraggio, questo lo ripeto, bilancia, molto molto importante per voi. E vediamo con la bilancia. Per la bilancia è proprio un riconoscere voi stessi, trovare il vostro posto, come se doveste trovare il posto dove state bene, dove siete confortevoli, che sia una casa, che sia un lavoro, che sia dentro di voi, trovate quel posto. E proprio ci saranno messaggi che vi arrivano, lasciate andare quella malinconia, quello che sentite che vi fa essere tristi, ok? Fate questo cambio per portare armonia, portare nuove cose, portare nuovi affari anche che vi arriveranno, e proprio riconoscere chi siete, ok? E proprio troverete l'allegria, troverete la riuscita e butterete all'aria dei segreti che sono lì da tempo, vanno riportati in armonia. E non preoccupatevi di chi cerca di ostacolarvi, non preoccupatevi se incontrate persone che hanno la maschera e che cercano di parlare. Voi rimanete certi in quel coraggio di andare e camminare in quella strada dove voi sarete veramente in super comfort. Ricordate il coraggio di riconoscere quella strada. Vediamo un po' qual è il vostro aiuto, e perché per voi è Osiris, rigenerarsi, rigenerazione, trasmutare con la bellezza. Voi siete bravissimi, avete Venere, Bilancia, voi avete la bellezza che vi accompagna, quindi usate quella Venere, usate quella bellezza, usate quell'armonia. Che cosa avere l'armonia? L'armonia delle cose. Quindi rigenerate quelle radici affinché quell'armonia possa venire dentro di voi e possa manifestarsi nel vostro contorno. Grazie Bilancia. Scorpione. No, amato Scorpione. Amo ovviamente lo Scorpione, penso che sia il segno migliore di tutti. Dopo che si è trasformato però, perché conosco bene lo Scorpione, mi conosco bene. Scorpione, vediamo cosa porta questa luna per gli Scorpioni. Anche lo Scorpione ha richiesto un cambio e un modo di vedere le cose diversamente, come se vi doveste trovare all'interno del tempio e improvvisamente siete dentro le porte del tempio. Pensavate di essere da tutt'altra parte, pensavate che le cose si sono andando diversamente, e voi siete all'interno ma del vostro tempio, non è nessun altro tempio, il tempio che è la vostra casa dentro di voi, e siete in mezzo a queste due grandissime colonne di Salomone e avete il permesso di entrare. Ora potete andare dentro, potete andare a vedere che cosa veramente c'è. E quello che vi è richiesto, Scorpioni, è: io sono alle porte del Tempio e mi è richiesta una grande fede nella mia verità, in quello che voglio fare, e lo devo veramente fare con una grandissima fede, lo devo veramente fare in una grande verità, in grande lealtà, ma per me stesso, verso la mia visione, senza lasciarmi portare fuori dagli altri, seguendo quello che io penso che sia giusto di fare, proprio perché io adesso so dove voglio arrivare. Sono entrata al Tempio e con tutta questa fede che mi stanno chiedendo di avere, perché dal cielo alla terra sta scendendo nel mio cuore, io vedo finalmente dove vado, vedo finalmente dove voglio arrivare, e lì devo avere questa grande fede, rimango centrata, perché ci saranno cose che vi porteranno fuori, ci saranno situazioni che cercheranno di ostacolarvi o di nuovo con molto subdolo cercheranno di portarvi fuori dalla vostra strada, invece voi rimanete nella vostra strada, ok?
abbiate fede in quella, rimanete fermi, abbiate il coraggio veramente di stare in quel centro dove avete tutto e di affidarvi totalmente, di non essere più prigionieri di nessuno e di niente, 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 niente che può più essere prigioniero, no. Siate veramente voi, io mi affido perché c'è qualcosa di grande che mi sta aspettando, perché io so che arriverà la cosa giusta per me, perché io già la vedo la cosa giusta per me e ho il coraggio di stare lì dove ho tutto, dove c'è la mia libreria cosmica dentro il mio corpo, qui dove sono adesso piantata con questi piedi nella terra, sono qua e ho il coraggio di stare qua con tutte le mie conoscenze, con tutto quello che so e so dove voglio andare, so cosa voglio fare qui in questa incarnazione, so perché sono qui e perché ci sono dentro questo corpo. Bene, vediamo qua cosa dicono per lo Scorpione. Portate armonia dentro di voi. Lo Scorpione è porto armonia dentro di me e non siate prigionieri di nessuno, non fatevi prendere in prigione da nessuno, né da voi stessi né dagli altri che cercano comunque di riprendervi prigionieri, no, niente, non sono più, non c'è più nulla che mi possa fermare. Anzi, siate proprio la persona che siete, la persona regale che siete, portate veramente quell'armonia dentro di voi, ok? E lasciate che ci siano anche degli incontri e che siano armonici e incontrerete persone proprio anche in armonia, sia amicizie che a livello amoroso ci sono dei cambi e questo cambiamento è se voi sarete assolutamente in mezzo a delle persone in cui vi troverete molto bene, sarà molto bello essere insieme a queste persone e non preoccupatevi, sia l'armonia sui soldi sia l'armonia sulla gelosia delle persone arriverà assolutamente, perché la fortuna vi sta arrivando, dovete solo non mettervi maschere né voi e non stare vicino a persone, cercare di riconoscere quando le persone si pongono le maschere e non sono sincere, quindi queste sono persone non che vi danno danno ma che cercano di portarvi fuori da quello che è la vostra visione, quindi seguite la vostra visione, avete il coraggio veramente, perché voi siete alle porte del tempio e avete avuto l'autorizzazione di entrare. Diamo l'aiuto per gli Scorpioni. Sono venute due, che vi devo dire, Scorpione ha bisogno di più aiuti, mi sa, questa volta. Allora, intanto il primo aiuto è sono i misteri, come se voi doveste venire a conoscenza, proprio perché prima ci parlavano di questa entrata al tempio di misteri, quindi avete proprio la grande madre, Neftis e Isis che vi stanno proteggendo e l'Ibis che vola, vedete? Cioè le due sorelle che vi proteggono proprio la vostra strada che dovete fare, l'Ibis che va verso Ra, verso il sole e la grande madre sopra di voi, guardate c'è anche la luna, la nuova luna e in più Mat, la dea Mat che è l'ordine cosmico, la verità, l'armonia, il bilanciamento, riportare armonia, quindi questi sono i vostri due aiuti, Scorpioni. Grazie Scorpioni. Sagittario, i miei amati Sagittario, ascendenti e segni solari. Per il Sagittario cosa dice questa luna? Questa luna dice: riconoscetevi, siate chi siete e seguite la vostra visione
e siate in contatto con voi, ma dovete essere in contatto con voi e dovete stare proprio comodi, dovete stare armonici, dovete stare assolutamente come se voi stesse sdraiati nella vostra poltrona preferita. Io sto comodo, sono comodo con me stesso, riconoscendomi, io ritrovo la mia armonia. E proprio c'è come se io iniziassi, mi dessi il permesso con questo riconoscendo chi sono, riconoscendo la mia armonia, di cercare di stare assolutamente nel mio centro, di prendermi il tempo di vedere le cose, di affidarmi, di lasciare andare, di non essere prigioniero più di nessuno e nessuna, ok? E riporto quella grande armonia tramite il mio cuore e seguo con fede la mia strada, seguo con fede dove devo andare. Ritorno ad essere in quel centro di grande verità, di grande amore di Dio che scende questa grande luce, che mi guida e mi illumina quel cammino lo devo fare per me, per nessun altro lo dovete fare, io devo stare comodo dentro di me, devo stare comodo nel mio cammino, in quello che porto nel mondo e in quello che sono. Non abbiate paura di essere chi siete, Sagittari, siate chi siete, basta, punto. Smettete di nascondervi o di avere paura di mostrarvi, mostratevi, affidatevi. E non smettete di sentirvi sempre bloccati da qualcosa e andare in tristezza delle cose. Lasciate che tutto quello che è stato, lasciatelo andare, non so come spiegarvelo. Non ha più senso di stare con voi, ok? Perché c'è proprio, guardate, un'armonia e c'è anche qualcosa che arriva per voi nel cuore. Ci sono anche delle persone che arrivano per voi e che vi vogliono molto bene, che vi portano amore proprio, anche se avete delle persone che possono essere un po' gelosette di voi, ma non è un vostro problema, lasciatele lì. Perché c'è un cambio di amore, c'è un cambio di fedeltà verso voi stessi con una novità che arriverà in amore per voi, ci sarà qualcosa che si apre anche a livello del cuore per voi, proprio con una leggerezza, e quindi siete voi che vi dovete dare la possibilità di smettere di stare in prigione, uscite da quella prigione, uscite da quello che è e siate assolutamente in contatto con voi stessi, ok? E ora l'aiuto per i miei Sagittari. Vediamo qual è l'aiuto per il Sagittario. Wow! Che pera è lo scarabeo che rinasce, sono i cicli, e sale, e rinasce, abbraccia, ed ora il sole. Quindi per voi c'è questo guardiano che arriva per voi ed è come, vedete, una danza che lui fa, lui va da sotto, sale e sale. Ed è proprio forse in una grandissima danza, nell'accettazione di questa vita, in questa grande danza, in questo momento, e voi dovreste provare a vedere questo momento che state passando come veramente se fosse un momento danzante, come veramente se questo ciclo planetario questo guardiano planetario vi sta proponendo di chiudere un ciclo, rigenerarlo, come vi dico sempre, i cicli vanno rigenerati affinché possano ricrearsi dei nuovi cicli. Rigeneriamolo e saliamo e diamoci il permesso di salire e poter rinascere. Capricorno, wow, con la luna in Capricorno, vediamo questi Capricorni, questa apertura 2022, che cosa ci vuole dire questa luna per voi, per il Capricorno. Capricorno, voi siete assolutamente nel centro, voi avete tutta a disposizione, non vi manca veramente assolutamente nulla. L'unica cosa che dovete stare molto attenti è rimanere in contatto con il vostro cuore.
Non diventate rigidi, non siate rigidi, ma siate veramente in contatto con quello che è il vostro cuore. E con grande autorevolezza iniziate a camminare in questi 30 giorni di questa luna, riportando armonia in quello che è da distruggere, perché c'è qualcosa che non va bene, va riportato giù e va rimesso in ordine dalle basi, va ricostruito, affinché voi possiate camminare per quella strada in leggerezza, vederla e anche prendervi un po' in giro, essere più magnanimi e farvi un sorriso, e da quella distruzione che farete ci sarà veramente un iniziare qualcosa di nuovo, e permettevi di camminare una nuova strada riconoscendo il vostro cuore e assolutamente liberandovi, credendo nell'universo, credendo in tutte le possibilità che l'universo vi sta mandando, senza trattenere le corde, senza cercare di manipolare e soprattutto senza essere manipolati. Quindi affidatevi, il cambio per voi è Capricorno, io mi affido al mio cuore, io mi fido del mio cuore, lascio andare tutto, apro le braccia e mi fido. Questo è molto 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 importante per voi. Dovete fare questo affidamento e smettere di tenere anche persone, situazioni sotto il vostro potere, ma lasciatele andare, fate in modo che queste situazioni e questo potere si possano rigenerare e si possano ricreare, ok? Andiamo per il Capricorno. E Capricorno, voi vi renderete conto che c'è un messaggio che vi arriverà, ma di una persona che cerca di ostacolarvi, ma quella persona lì siete voi stessi. Il Capricorno, riconoscete quanto poi voi pensate di cercare di gestire situazioni, ma alla fine bloccate solo voi stessi. Voi avete una grande riuscita e ritroverete anche quel bambino che è dentro di voi e quella innocenza, perché quell'innocenza fa parte di voi, ok? Quindi proprio uscite da quel blocco che mettete, uscite da quella chiusura che vi state mettendo, proprio per portare quella leggerezza. E arriveranno degli aiuti per voi. E c'è proprio una riuscita che arriva per voi, e anche se ci sarà come qualcosa che perderete, ma ritroverete un'armonia anche di stare insieme ad altre persone, ok? Ci sono 3 persone che vi cercano di ostacolare e voi siete comunque molto in quello stato di tristezza, no? Invece dovete uscire proprio da quello e ritrovare la leggerezza. Non lasciatevi fermare da nulla, perché se voi lasciate andare quello che state trattenendo, ok? E che siete voi stessi, nulla vi potrà più fermare, ok? Queste persone arrivano perché voi siete in quell'energia, lasciate andare e affidatevi e rimanete in quel cuore, che è quel bambino che vi sta chiamando, e a quel punto ritroverete tutto. E per il Capricorno l'aiuto è l'albero della vita, è proprio Anubis, Osiris e la dea Bast. Guardate che meraviglia, l'albero della vita, perché dà la terra delle radici. Io riporto armonia nelle mie radici e faccio in modo che quella linfa salga e questi fiori diventino frutti. E questa è Bast, è la dea della sensualità, della bellezza, e lei può raccogliere quei frutti, lei è intorno a voi, quindi avete tutto intorno a voi, avete proprio il ricreare questo albero della vita, fate fare in modo che quella linfa possa di nuovo trascorrere, correre dentro di voi, e risentirete proprio che il vostro cuore ritrova una nuova armonia, ritrova un nuovo batto, ritrova un nuovo sound. Capricorno, trovate il vostro nuovo sound. Grazie Capricorno. Acquario. Acquario. Vediamo per l'Acquario questa luna in Capricorno che cosa ci vuole portare. Acquario, voi dovete camminare per quella chiamata che vi è arrivata, ma in amore.
cuore, in amore. Non so perché ho preso questo cuore stamattina dal mio altare, ma mi sono sentita di portarlo con me e guarda caso è molto importante oggi. Voi tramite quel cuore, tramite quel perdono, tramite quella tutto bene, ritroverete il modo di poter seguire quello che dovete fare e andare oltre. E proprio arrivare in quello che dove volete andare, lasciando andare tutto e trovando proprio quella grande, come posso dire, armonia, va tutto bene, come voglio camminare in quella strada, ok? E vi rendete conto che però per arrivare dove volete arrivare, dovete cambiare modo di vedere le cose, c'è un modo di cambiare. E proprio il modo di cambiare è questo, è fare un grande cambio per camminare nella nuova strada, ok? Quel cambio di essere in contatto con il vostro cuore per arrivare dove volete andare è cavolo, ora lo sto vedendo diversamente e devo proprio lasciare andare tutto quello che ho fatto fino ad oggi e farlo in un modo completamente diverso. Riconoscetevi, riconoscete chi siete, state nell'essenza assoluta e non siate prigionieri di nulla, non siate prigionieri di voi stessi, non siate prigionieri di nessuna persona che cerca di prendervi al lato e di tenervi, ma affidatevi a chi siete. Andiamo per l'Acquario, questa luna Capricorno. C'è un messaggio, proprio questa malinconia che avete dentro, che forse non la riconoscete perché è molto dentro, apritela e fate in modo di poterla liberare come se fosse un fumo, ok? Quella tristezza che avete dentro lasciatela andare, ok? Ci sono persone sì che vi hanno ferito, però è giunto il tempo di riportare quell'armonia, ok? E di non tenere conto di tutte quelle persone che pensate che vi sono contro, ma proprio andate veramente oltre tutto e fate questo passaggio proprio per darvi la possibilità di cambiare e portando veramente alla riuscita. Siate chi siete, perché voi siete come delle persone con una grande legalità e avete una novità che arriva verso di voi se lasciate andare tutto questo, proprio con un grandissimo beneficio. È proprio una grande riuscita che arriva, però prima dovete riconoscere tutto questo e lasciarlo andare via. Okay? Non rimanete chiusi dentro questa torre, ma fatevi liberare. Okay? E per l'Acquario, vedete, per l'Acquario proprio deve stare proprio nell'energia del grande amore e dei sogni, dei desideri, ok? E guardate, qui c'è la luce e l'ombra, Hathor, la dea dell'amore, la grande madre, la dea della musica, e Sette, il dio dell'ombra, l'armonia tra queste due parti, dove c'è il calice, in questo calice noi andiamo a bere in alto, c'è il serpente, Wajed, il serpente coronato, la grande saggezza, colui che può fare tutto perché non ha bisogno di braccia, di gambe, di nulla, ma lui è molto intelligente, può fare qualsiasi cosa, quindi è una grandissima trasformazione affinché l'ombra e la luce si incontrino e queste due parti di noi ritornino ad essere uno, vivendo questo calice, che è il calice che vivo sempre che è dentro di noi, della grandissima, conoscendo il grandissimo amore, del grandissimo desiderio. Capricorno. E i miei amati pesci, i pesciolini, pesciolini. Vediamo cosa porta questa luna in Capricorno per i pesci. Per i pesci c'è di continuare, di andare verso questa chiamata che vi sta arrivando e fare questa grande ricerca, la ricerca dentro di voi, di ciò che dovete ricerca, non è oddio cosa devo fare, no, è come quando fate un trasloco e dite oh mamma mia tutte queste cose non mi servono, le posso buttare, facciamo pulizia, facciamo ordine, la pulizia, la rigenerazione.
voi sapete dove volete andare e state già facendo una grande ricerca per riportare armonia in un qualcosa che volete creare nella vostra vita, e questa creazione, tutta questa pulizia che vi ho detto prima, questa rigenerazione, come se rigeneraste cerchi perché si possano ricreare in un altro modo, e tramite tutti i doni che voi avete dentro di voi e che sapete che sono a vostra disposizione, perché sono vostri. Quindi create quella visione affinché quella strada inizi veramente a essere percorsa, e abbiate il coraggio. Pesci, quello che vi chiedo è abbiate il coraggio di percorrere quella strada, datevi il permesso di percorrere quella strada in grandissima, grandissima armonia, ok? Perché voi siete pronti, avete solo paura, ma lasciate andare quelle paure, ok? E quello che dovete seguire è proprio l'amore. C'è un amore grande che sta arrivando per voi, c'è una grande riuscita tramite quell'amore che arriva per voi in questi giorni della luna, e vi ritroverete, vi riscoprirete che sarete molto amati, e lasciate andare i dispiaceri, anche se qualche notizia non è come la volete voi, anche se qualche notizia non è così, posso dirvi, così cosa, ma passa subito, qualcosa che deve essere lasciato, se è arrivata è perché deve essere lasciata, trasformata per portare proprio questa armonia, e ritroverete proprio quel bambino che è dentro di voi, quella grandissima innocenza che vi farà fare un grande sorriso e portarvi esattamente per dove dovete andare. Quindi pesci, abbiate veramente il coraggio, e ci sarà proprio come dei segreti anche a livello monetario che verranno fuori, ok? E voi riscoprirete che siete in grado, proprio perché avete tutto a disposizione e siete assolutamente pronti per fare questo. Chi siete? Di quanto voi siete giusti, di quanto dentro voi portiate una verità, e che quella verità venga portata fuori in armonia con quell'innocenza che avete dentro, l'innocenza di quel bambino che vi guida da sempre e di quell'amore puro. Vediamo qual è l'aiuto per voi. E l'aiuto per voi è l'aria, cioè siate leggeri, siate liberi, cercate di prendere aria e date leggerezza a tutto quello che state facendo, portate armonia. Questo è l'archetipo dell'elemento dell'aria, quindi datevi il permesso di poter respirare a pieni polmoni, datevi il permesso che questo meraviglioso uccello bianco, l'ibis, quando io li vedo qua sono sempre molto contenta, perché arrivano volando, portano sempre delle ottime notizie e portano leggerezza, vederli volare è sempre qualcosa di meraviglioso. Quindi siete con questo ibis, datevi il permesso di volare nell'aria liberi, portando la vostra innocenza, la vostra leggerezza e connessi con il vostro amore. Vi ringrazio moltissimo, grazie per avermi ascoltato, spero vi sia utile quello che vi ho passato, e buona luna in Capricorno, buon anno, e siate semplicemente chi siete. Vi amo, vi amo, vi amo. Grazie.